vorrei parlare diciamo, dell'utilità e di cosa possono servire le pratiche della scienza ammonia. Beh, magari non sarà una cosa molto lunga, però è molto utile perché giorni fa mi sono arrivati dei messaggi anche da parte di persone nuove in cui quando io parlavo di mente che potesse essere più, diciamo, più matura o meno, mi si diceva appunto che cosa significasse. Beh, per mente matura si intende una mente sottile. La mente sottile serve per giungere a capire questioni più sottili. Proprio parlo proprio sinceramente. Senza una mente sottile non è possibile afferrare la realtà delle cose che noi viviamo tutti i giorni, e ossia non è possibile andare ad afferrare chi siamo, da dove veniamo, perché siamo qui, dove siamo diretti, perché c'è questa cosa chiamata vita o perché siamo apparsi qui. Questo chiaramente non può essere afferrato con debita importanza e con profondità da una mente, cioè, diciamo, immatura. Per mente immatura, secondo la scienza ammonia, si intende quindi una mente che si occupa attualmente, cioè non stupida, una mente che si occupa di cose, diciamo, normali della vita, cioè di una mente che si occupa di semplice, che ne so, insomma, una vita come tutti, diciamo, la fanno. Sia chiaro, con questo non sto dicendo che sia bene o male, ognuno è libero di fare quello che deve fare, però se si desidera conoscere profondamente la realtà delle cose, c'è bisogno che la mente diventi sottile, ossia che piano piano maturi. Le pratiche che vengono donate, quindi, o che vengono fatte da sempre, come ho scritto anche in seconda battuta, una tecnica nuovissima, conoscenze nuovissime provenienti dai tempi remoti. Quindi le tecniche che sono date sono tutte calibrate perfettamente per portare la persona, cioè ossia la mente della persona, a livelli sempre più alti di comprensione, sottilizzandosi. Ora, i mezzi per sottilizzare la mente nei millenni ne sono stati trovati tanti. Uno, per dire, uno dei mezzi con cui si sottilizza la mente più usuale, conosciuti da tutti, è la preghiera o la devozione, per esempio, ed è il mezzo più conosciuto, il più semplice, già solo il fatto di andare a recitare un rosario o recitare un mantra o leggere con attenzione e con profondità dei detti e delle massime e delle indicazioni che spingano verso la percezione della vita in maniera non solo materiale, ecco, portano la mente a quel livello di, cioè leggermente a quel livello di sottigliezza, magari sono più lenti. È chiaro e si sa che molti praticano per esempio appunto il mantra, no? Mi scrisse giorni fa una persona che proveniva dalla Soka Gakkai e quindi da ciò che sono le pratiche buddiste, cioè giapponesi della ripetizione del mantra, e che era interessato a conoscere appunto questa tipologia di, diciamo, di tradizione che sto facendo conoscere, ma giustamente, cioè per lui diceva non posso dimenticare e lo continuo, la bellezza di quello che ho fatto, eccetera, eccetera. Ma questo è normale perché il mantra o la parola sacra o le invocazioni o il rosario o quello che sia, se ben usati, ben fatti, ben detti,
sono una delle possibilità che portano la mente a rilassarsi. Anche in Occidente conosciamo questo, basta leggere i racconti di un pellegrino russo di Anonimo e vediamo che anche qui cioè, sappiamo questo, non è solo una cosa buddista o induista, con la ripetizione del sacro nome Signore Gesù Cristo, abbi pietà di noi, sempre continuato per migliaia e migliaia e migliaia di volte. Questo pellegrino russo, quindi la filocalia, si introduce in pratica lo scrittore, poi, che poi abbiamo, che poi era uno starez, no? C'è una specie di prete della Russia fine del 1800, se non mi sbaglio, più 1900, lo introduce alla ripetizione del nome sacro divino. Ma questo lo troviamo in tutte le tradizioni, cioè, ripeto, tantissime tradizioni, tutte. È il metodo più semplice di andare a rendere la mente più sottile, però è il metodo anche un pochino più lungo. È un metodo abbastanza lungo, perché innanzitutto per poterlo fare bisogna avere anche fede, no? C'è la forza della fede su quello che stai facendo, perché lo fai con gli occhi chiusi, cioè nel senso non vedendo il significato di quello che fai e non stando a disquisire. Qui devi avere una profondissima fiducia nel maestro che ti dà, che ti assegna un mantra o questa preghiera, come viene appunto data. Ripeto, se siete interessati, basta leggere gli scritti dei padri del deserto e la Filocalia e i racconti di un pellegrino russo per entrare in questo mondo meraviglioso della ripetizione del nome divino. Questo porta, nella ridondanza della ripetizione, la mente a sottilizzarsi in, maniera più in duplice maniera. In pratica, la maniera più semplice, diciamo, data a persone di comprensione magari non eccessiva, nel senso che non abituati a studiare, non abituati, no? Di persone più semplici, viene data solo con la devozione e con la fede. Si dice, ripeti il nome Signore Gesù Cristo, abbi pietà di noi, ripetilo infinitamente, infinite volte, e alla fine Dio ti ascolta e bla bla bla. Accade che andando a ripetere questo diventa un monoideismo, un monopensiero, e quindi diventando un monopensiero, un monoideismo, giunge nel tempo, voglio dire, a portare tutta l'attenzione, dipende dalla fede e dalla devozione, direttamente su questo nome e diventa un esercizio in pratica di concentrazione interiore e porta la mente nel silenzio, e questo poi porta ad altro, come sempre è stato detto e dico, le pratiche servono per giungere alla mente, a superare la mente, a renderla sottile, altrimenti non... E poi da lì nasce qualcos'altro. Bene, il secondo livello di questa tipologia semplice di rendere la mente sottile è quella di comprendere anche il nome divino. Quindi chiaro che se io dico solo Signore Gesù Cristo, abbi pietà di noi, come appunto viene detto nella Filocalia, o alcuni dicono l'Om, per esempio, alcuni dicono, che ne so, il mantra di Krishna, altri il mantra di Shiva, altri il mantra, altre le parole sacre del Corano, altre delle parole diverse magiche, dipende dalla tradizione. Bene, se io, ripeto, mi attengo soltanto alla fede e alla ripetizione, giungo in una certa maniera, ma diciamo diventa più potente e diventa più profondo se io comprendo. Quindi se dico, oh Signore Gesù Cristo, abbi pietà di noi, e via via dentro di me si apre la coscienza di chi potesse essere Gesù Cristo, di cosa significa abbi pietà di noi, che cosa sto facendo, di chi è appunto, chi è secondo la credenza cristiana, che è il figlio di Dio, che è venuto a salvare il mondo, eccetera, eccetera. Cioè questo piano piano durante la ripetizione diventa non solo una ripetizione, ma anche una sorta di meditazione cantata, se fatta a voce alta, e poi via via interiore. E questo porta a un approfondimento, perché porta ad accendere anche il cuore. Quindi c'è l'emozione, c'è non solo la fede, ma diventa un'emozione, un sentimento fino, no?
che è molto affine alla preghiera. Quindi qui entriamo poi nella preghiera. La preghiera è un'estensione di questo. Solitamente alle persone semplici, alle persone che non avevano tanta istruzione, o che pure non avevano il tempo, o che non hanno il tempo, o che no, eccetera, eccetera, viene dato questo. In India, si sa, è uno dei metodi più dati, il mantra, no? È così appunto nel buddismo che mi parlava il nostro amico che ci aveva scritto, che mi aveva scritto. Questo è un modo quindi di sottilizzare la mente, ma è un modo lento, perché serve molto tempo per fare questo. Poi, tra l'altro, alcune persone, quando cominciano questa pratica, siccome la mente è abitudinaria, una volta che cominciano questa pratica della ripetizione, questa pratica continua direttamente anche quando non ci pensi, nel senso che dici ok, stai facendo la pratica, hai già fatto la ripetizione 3, 4 mila volte, 7 mila volte, 10 mila volte, ti chiama tua moglie per mangiare, vai a mangiare, ma quello continua. Va bene, deve essere così, perché altrimenti non va bene, però ad alcuni dà ansia questa cosa, e è come la canzoncina che continua nella tua mente quando non la vuoi più, c'è sempre. Bene, se uno ci si abitua a questa cosa che è diversa dal silenzio, no? A questa cosa che di sentire sempre ridondare, risuonare nella mente una frase, una parola, poi si sposta anche nel sonno, e quindi diventa, se uno non è preparato, veramente può avere dei problemi un po' particolari. Bisogna preparare il discepolo a cui dare questo. Ora, questo è il metodo semplice. Altri metodi per fare questo sono di diversa tipologia, appunto dicevo la preghiera, orazioni e cose varie. Nella scienza ammonia tutti questi metodi sono calibrati e dati in maniera veloce, cioè vengono dati metodi di purificazione, cioè di sottilizzazione della mente, purificazione della mente, sia di suono, sia di azione, sia di conoscenza, sia di sapienza. La scienza ammonia ha quella particolarità cioè di dare anche la comprensione. Non è pensabile nella scienza ammonia dare delle pratiche di sottilizzazione della mente occidentali, orientali, quelle che siano, senza che chi pratica non abbia compreso veramente quello che sta facendo. Quindi se non si comprende ci vuole tanto tempo, perché, ripeto, ci si appoggia alla semplice fede e devozione, è la via, ripeto, delle religioni fideistiche. Quindi va bene, cioè va bene se non c'è altro. Le tecniche della scienza ammonia sono un pochino più scientifiche, come non per niente si chiama scienza ammonia, cioè in pratica cioè la scienza ammonia non interessa in pratica che tu creda a Dio, che creda alla salvezza, che creda ai mondi sottili, che creda ai mondi materiali, che creda a demoni, spiriti, menti e cose varie, o universi. La scienza ammonia ha la particolarità di portarti a dimostrare certe cose. La scienza ammonia ha come base assoluta la tecnica della visione, e quindi ogni tecnica che viene data è calibrata per diciamo, stimolare e purificare una particolare parte della mente, la parte razionale, la parte sentimentale, la parte attaccata al passato, la parte della mente attaccata al futuro, la parte della mente attaccata ai rituali, la parte della mente attaccata alle emozioni, la parte della mente attaccata solo alla materia, la parte della mente attaccata alla sessualità, la parte della mente attaccata al denaro, la parte della mente attaccata all'autostima, all'autosentirsi importanti, la parte della mente attaccata alla scienza, a credere tutto ciò che viene detto appunto come scientifico e cose varie, la parte della mente addirittura che è legata alle conoscenze iniziatiche, in modo che non ne sia schiava senza superarla. Quindi ci sono pratiche che vengono date sia dall'alchimia alla magia trasmutatoria
alla deprogrammazione, alla mistica, eccetera, eccetera, che portano appunto a purificare queste parti, cioè ossia a renderle sottili. Per questo diciamo, è una tecnica scientifica antichissima, perché è stata data da esseri razionali che, come ho sempre detto, vennero da altri posti, non possiamo sapere da dove, cioè inutile che stiamo a dire, e diedero questa conoscenza, o qualcuno diede questa conoscenza a noi poveri esseri tapini che ci aggiriamo per questo mondo ogni giorno dalle 12 alle 13 ore giornaliere, e poi torniamo un'altra volta, poi ce ne andiamo un'altra volta, poi torniamo un'altra volta, poi ce ne andiamo un'altra. Quindi diciamo, qualcuno forse da qualche altra dimensione, diciamo così, venne a dire, beh, ci vediamo di dire, di lasciare un po' di indicazioni come pollicino. Magari non sappiamo le vere motivazioni, no? Del perché questo fu fatto, però da chi prese queste informazioni e vennero praticate sempre, e ci sono state e ci furono delle esperienze e dei risultati molto particolari, molto alti, che svelarono ciò che è l'intento di ciò che noi vediamo, sia da dove veniamo, chi siamo, perché siamo qui, dove stiamo andando, perché, eccetera, eccetera. E quindi tutto questo venne trasmesso via via come scienza, come scienza. Addirittura il buddismo delle origini, no? Non quello attuale, non quello molto esterno, ma il buddismo vero, quello profondo, è scientifico, totalmente scientifico, perché se uno va a studiarlo va a vedere veramente che parla di particolarità della mente ben conosciute che si possono sperimentare. Stessa cosa se viene praticato lo yoga, stessa cosa se viene praticata in Occidente, per esempio la magia. Nessuno conosce bene la magia occidentale. Della magia occidentale si sa che serve per avere la fidanzata, il fidanzato, che serve per, che ne so, eventualmente per punire qualcuno, fare le fatture, io dico le fatture commerciali, vabbè, fare tutte queste cose qua, ma in realtà nessuno conosce il vero intento della magia, che è nelle sue tecniche fisiche, rituali e cerimoniali una via della razionalizzazione. Dici, come? Una via della razionalizzazione. Cosa significa? Beh, solitamente tutti pensano che per credere alla magia bisogna credere e credere a cose strane. Invece, se tu fai questo, non fai magia, sei piccolo medium, oppure se riesci, oppure un sognatore. La vera magia viene fatta quando si ha la coscienza di quello che si sta facendo, quindi la capacità di capire e di penetrare veramente ogni azione, ogni pensiero, ogni situazione, ogni simbolo, ogni linea, ogni paragrafo, ogni parola, ogni cosa. Quindi ci notate che è una via, diciamo, se vogliamo, di speculazione altissima, è una via di conoscenza veramente altissima e richiede molto tempo. Purtroppo da Eliphas Levi, quindi 1800, a Papus, Peladan, tutti questi della scuola francese, e poi dalla scuola cicerondinese della Golden Dawn ed altri, non è stato fatto un buon lavoro. Non è stato fatto neanche un buon lavoro dalle scuole italiane all'esterno, ma a livello, diciamo, interno qualcosa si è mosso. Cioè, diciamo che il segreto intatto era intatto e rimasto. Infatti non è descritto da nessuna parte in nessun libro che ho potuto consultare. Io avrò letto 4-5 mila libri di magia, cioè non c'è descritto il segreto, neanche nei tanti libri che sono proclamati, no, come si chiama, da Crowley e cose varie, pensano che onestamente, ci posso dire, non c'è neanche lì il segreto, per quanto viene detto che lui abbia dato il segreto e cose varie, no, neanche lì. Quindi è una via molto difficile, è una via che ha la prerogativa di poter muovere delle cose molto profonde. Infatti notate che di magia ne parlo pochissimo. Per parlare dell'alchimia, l'alchimia, come ben si vede, ha la prerogativa dell'essere
segreta, ha la prerogativa dell'essere completamente, diciamo, non conosciuta, anche perché cadendo nella civiltà in cui siamo caduti adesso, in cui non si ha la coscienza reale dell'interiorità, ecco che anche l'alchimia è sconosciuta. E le tecniche che vengono date dalla scienza ammonia, appunto, sono basate sull'alchimia, sulla magia trasmutatoria, ripeto, quindi non la confondete sulla magia che si legge in giro, e sono basate sulla deprogrammazione, che era chiamata appunto un tempo purificazione, ma è capita male, e allora ho voluto appunto chiamarla deprogrammazione. Quindi sono tecniche che portano a rendere la mente più sottile. Di conseguenza, essendo più sottile, che cosa succede? La mente giunge a conoscere. Giungendo a conoscere, la mente ha la capacità di potersi liberare. Il problema di coloro che praticano queste cose è che entrano nella pratica, anche nella scienza ammonia stessa, con delle idee che non sono corrette, cioè nel senso giungono alla scienza ammonia con un bagaglio di idee che cozza, che si scontra con il vero significato delle pratiche. Ripeto, scientificamente fatte, perché non c'è stata una persona che se abbia veramente fatto le cose come dovevano essere fatte, così come una formula chimica, non abbia avuto il risultato desiderato. Il problema, ripeto, è che bisogna liberarsi di quello che si è letto, di quello che si è fatto, di tutti i libri avuti, di tutte queste cose qua. Se non si fa questo non è possibile assolutamente andare fino in fondo, e prima o poi si entrerà in contrasto profondo con delle idee spurie lette in vari libri che non sappiamo neanche da dove provengono, e quindi ci rendiamo conto che magari pensiamo che non è per noi e cose varie, mentre invece non ci abbandoniamo mai a quell'anno almeno di pratica che ci possa dimostrare che le cose sono veramente, veramente reali. Le provenienze delle varie magie sono di diversa natura. Le provenienze, a secondo, diciamo, la fonte è sempre unica, ma le provenienze cambiano a secondo le varie civiltà, a secondo un discorso che adesso è lungo, diciamo, è lungo fare, però la fonte è una, solo che cambiano le rappresentazioni di essa. Quindi la fonte è sempre assolutamente una, sia che possa essere indù, che possa essere ebraica, egiziana, babilonese, di quello che sia, c'è sciamanica, la fonte è sempre una, assolutamente. Quindi solo che si adatta e viene cambiata a secondo le varie menti delle persone. E la possibilità di rendere la mente sottile, molto particolare, molto capace di afferrare concetti più alti. La scienza ammonia, così come ogni vera scienza che si rispetti, quindi c'è capace di dare risultati ripetibili, ha la necessità, così come lo studio della matematica o delle lettere o di qualsiasi cosa, di raffinarsi sempre di più nei concetti per giungere ad afferrare sempre più le realtà del mondo. Insomma, e anche oltre. Ecco che appunto c'è necessità di raffinamento della mente, di maturazione. Maturazione della mente significa anche che sì, si perseguono anche gli oggetti materiali, perché siamo qui, è normale, no? Come dicevo, noi siamo occidentali, non ci andiamo a chiudere in una caverna. C'è chi lo fa, va bene, ma la maggior parte non lo facciamo. E quindi, però si deve giungere ad avere quella maturità di mente di non fare solo questo. La maturità di mente quindi significa che ti sei reso conto del mondo che hai di fronte, ti sei reso conto della natura passeggera delle cose che hai di fronte, e quindi non è una questione di essere, dice, rinuncianti, di essere, che ne so,
religiosi o meno, cioè di portarli a dei livelli emotivi, sentimentali, di fede, è una questione che possiamo toccare con mano. Quello che attualmente io, no, io ci risposi a una persona, mi disse guarda che bella macchina mi sono comprato, guarda, ora la faccio così, ora la faccio colà, ora metto le mascherine, ora metto questo, ora metto questo. E io dissi, ok, d'accordo, però pensa, quando sei dentro tu, la macchina la vedi da fuori, la vedi un po' da fuori e poi entri dentro, cioè l'idea di quello che hai la macchina in questa maniera, quindi è un'idea di goduria materiale, no? Quindi questo qui è per far capire che è talmente passeggera la cosa che la dobbiamo usufruire, ma bisogna anche esserne distaccati interiormente, giungere a quella capacità di distacco interiore dalle cose che porta la mente a maturare. Se noi non abbiamo questa capacità di distacco interiore e siamo sempre completamente coinvolti in tutto quello che accade a livello materiale, la mente purtroppo non è molto matura. È una mente, ma attenzione, non è un insulto, non è che si dice che siete stupidi, ripeto ancora, significa che non è matura per certi studi, perché se una mente desidera più, che ne so, la barca, cioè la barchina per andare a pescare o di vedere la partita il sabato sera o l'abbonamento di Sky o che, no, che praticare una certa cosa o sacrificare magari quei soldi dell'abbonamento di Sky per andare a fare un ritiro e cose varie, la mente non è matura. Quindi quando dici ma allora non devo fare l'abbonamento di Sky, lo puoi fare quando dentro di te sai che ce l'hai o non ce l'hai, non cambia nulla, cioè quindi te ce l'hai, te non ce l'hai, non ce l'hai, ma se la mente giunge a essere matura, giunge a vedere tutto quello che c'è intorno come per quello che realmente è, una cosa passeggera, ma veramente passeggera, quindi non c'è attaccamento, non essendoci attaccamento, ecco che a quel punto la mente comincia a diventare matura, perché comincia a vedere cose più sottili, comincia a sottilizzarsi, comincia a perdere tutti quei pesi che c'è. Immaginate una specie di sfera, la mente, immaginatela così, una sfera con tante cose dentro, quindi che sono pesanti, medio pesanti, leggere. Man mano che si libera delle cose pesanti, comincia a salire come una mongolfiera, si libera, si diventa più sottile e quindi non è eccessivamente turbata dall'eccessiva materialità delle cose. In alchimia viene chiamato mercurio universale, no? Cioè ossia che dal massimo sottile al più denso in assoluto. Quindi man mano che, come dice l'alchimia, sottilizzi o la magia separi e porti in alto, eccetera, eccetera, o la deprogrammazione vedi, osservi e metti a posto, in pratica ti liberi, ecco che la mente si sottilizza, entri nella pace, nella calma, nella tranquillità, perché solo da lì si può giungere a conoscere la natura. Quando uno mi chiede che significa osservare la natura, osservi la natura, osservare la natura, ma la natura come osservata con la mente non matura diventa osservata alla maniera della fisica, della chimica, della biologia, mentre la natura osservata da una mente più sottile diventa filosofica, la natura osservata da una mente veramente matura e sottile diventa divina, cioè diventa metafisica, quindi diventa la verità. Ci sono vari livelli a tutto, ad ogni persona, ad ogni situazione. Quindi ecco che noi abbiamo questa grande capacità di avere queste tecniche, se siete interessati, contattate Angelica, grandeopera.alchemica@gmail.com, potete scrivere, sono tecniche in pratica che danno, sono sincero, il risultato se vengono fatte. Chiaro che se non sono fatte, o se sono fatte male, o se sono fatte per 3 minuti e poi... Allora, dovete capire una cosa. Se io prendo una bilancia, no? Una bilancia, quella a due piatti, e su un piatto metto 1 chilo, un peso di 1 chilo, sull'altro piatto metto un peso di 10 grammi, vince sempre quello di 1 chilo, quindi si piega sempre così e non riesco ad arrivare a un equilibrio.
Cosa voglio dire? Se io nella mia vita do sempre molto interesse a una certa cosa o a certe cose, molto più usando molte ore della mia vita, molto tempo, molte situazioni, stando a pensare sempre a certe cose, so, solamente cose materiali, la vita normale, cose varie, è chiaro che il peso è molto pesante su questo piatto. Se poi io passo il tempo, anche se ho delle tecniche reali millenarie, ma nuovissime perché sono codificate in maniera attuale, se io in pratica uso solamente 10 minuti, 20 minuti, un'ora di questa cosa ogni tanto, non funziona. Io quando sento, no, che si parla di fare una pratica, sì, l'importante è che la fai una volta al giorno, 2 volte al giorno massimo, falla, mezz'ora va bene, non puoi dire altro, lo devi dire perché la gente dice, ah, come devo fare maestro, la sera devo andare là, la mattina. Allora dice, ok, fai almeno quello, però non bisogna aspettarsi il massimo della risultanza. La risultanza nella pratica viene quando tu riesci a equilibrare la bilancia, cioè dovresti perlomeno dare lo stesso tempo che dai alle cose della materia alla pratica dello spirito. Quindi questo porta equilibrio. Non per niente viene dato una regola, solitamente si dovrebbe lavorare 6 ore, fare la pratica 6 ore, dormire 6 ore, le altre le puoi usare per svago personale. Non lo fa nessuno, poi è anche difficile, no? Perché diceva, ah, ma sono impegnato e cose varie. Questo almeno per cominciare ad avere dei risultati, anche perché chi veramente si impegna e impegna più ore, che cosa accade? Accade che va a destare dentro se stesso o se stessa quella intuizione di pratica e comincia a riportare l'equilibrio delle due fasi della vita, cioè fisico e interiore spirituale, comincia a portare questo nella propria esistenza e comincia a vedere i miracoli nella sua vita, comincia a vivere in maniera degna di essere vissuta. Oddio, una persona che ha capacità solitamente, diciamo, medie di conoscere e imparare un mestiere, no, questo per rispondere anche a un'altra domanda di una persona che mi scrisse, ma servono qualificazioni speciali? No. Una persona che ha medie qualità, che fa un mestiere, ha imparato a fare il meccanico, l'operaio, che ha imparato a fare il contadino, che ha imparato a fare il mercante, che ne so, per non dire invece i mestieri specializzati particolari, è la persona qualificata. Una persona più semplice può essere pure qualificata avendo dei metodi semplici, come abbiamo parlato all'inizio. È chiaro che i metodi della scienza ammonia si raffinano e diventano più sottili e quindi persistenti, potenti, a secondo le persone che io mi trovo davanti. Non posso dare un metodo metafisico, filosofico ad una persona magari che per, per sua scelta o per vita non si è mai interessato di metodi metafisici e quindi la scienza ammonia dà dei metodi che sono deprogrammativi, dei metodi che sono di altra tipologia e quindi vanno sempre in linea con la comprensione. Una cosa che nella scienza ammonia non si dà è l'incomprensione, non gli si dice a uno fai questo e credici, si dice al limite fai questo per diverso tempo perché questo ti porta a uno stato di mente sottile oppure ti fa vedere come è fatta la tua mente, come è fatta la tua personalità, chi sei, chi non sei e dove stai andando a parare. È inutile, bisogna disilludersi, nel senso che se tu rimani completamente legato ai pensieri e ai preconcetti pre-pratica, ed è difficile mollarli, ma è normale, perché magari ci hanno accompagnato per 20 anni, per 30 anni,
ti devi aspettare più tempo nei risultati. Se invece, come un bambino, ti metti e fai per fiducia e comprensione, cioè anche spiegato come deve essere, tu ottieni. Ma tutto sta anche nelle tendenze dell'anima e della mente. Se le mie tendenze mi fanno deviare dalla pace interiore che mi serve per praticare o mi fanno deviare dalla capacità di concentrazione, è meglio che risolvo quelle cose prima di fare la pratica, perché man mano che io faccio la pratica, aumentando l'energia, specialmente le pratiche della scienza ammonio, dell'alchimia, magia e cose varie, man mano che diventano più potenti, elevano non solo la mia energia, ma siccome quei problemi magari che ho fanno parte di me e quindi sono sempre la mia energia, diventano anche quelli superpotenti. Quindi solitamente quando si pratica viene fuori tutto. È come dico spesso, è come se metti un pezzo di carne per fare il bollito, quello schiuma, quindi togli tutto, no? Uscirà tutto perché aumenta l'energia interna, mentre prima l'energia spirituale era bassa, la pressione spirituale era bassa ed c'era più pressione all'esterno, alle cose fisiche, al lavoro, all'amore, al sesso, ai viaggi, ai vestiti, che ne so, allo sport, quello che sia, e quindi la pressione interiore spirituale era molto bassa e alla fine cioè, i problemi interiori rimangono interiori. Nella pratica di conversione interiore, cioè che ti porta verso l'interno, la potenza dell'energia verso l'esterno comincia a calare perché l'attenzione viene riportata verso l'interno e quindi riportato, cioè andando a riportare verso l'interno molta della forza, acquistano forza le cose che sono dentro. No? Molti dicono sto vivendo un inferno, perché dentro sono un inferno, perché non hanno risolto problemi particolari o perché non vogliono aprire le mani, perché come detto vengono con delle idee, delle conoscenze, sia di magia, sia per esempio di cose varie. Molti hanno problemi di questo, sono i massoni. Solitamente i massoni che vengono per fare la pratica solitamente mollano, perché sono talmente no, posti a vedere solo quella cosa come così, come i cavalli e i muli, vedono solo di fronte a sé e quindi diventa difficile. Ma questo l'ho notato anche con coloro che sono settari nei movimenti tipo che ne so, Hare Krishna, Hare Shiva, oppure Aura Mazda, oppure Sikh, oppure cristiani particolarmente no, d'azione o islamici o sciamani, cioè tutta questa gente che quando ha un'idea fissa che ha preso tutta la loro energia, io rinuncio a dare addirittura l'insegnamento e faccio in maniera sottile, ma lo faccio che si allontanino senza che io dico vai via. Perché? Perché quando l'energia entra direttamente all'interno, questi diventano scemi, o diventano scemi o poi ti cominciano a trattare male, ti dicono delle brutte parole, perché non gli stai dicendo quello che si vogliono sentir dire, no? Quindi non dicendogli quello che si vogliono sentir dire è chiaro che ti prendono a male parole, quindi oppure ti parlano male con Tizio, con Cai, non è che mi interessi più di tanto, a me non mi cambia nulla, voglio dire, cioè dormivo bene prima, dormo adesso, dormirò bene dopo, cioè se c'è una cosa che grazie a Dio mi sono sempre riconosciuto è l'inattaccabilità di queste cose. Perché? Perché faccio ciò che vi sto dicendo, cioè da sempre ho due correnti perfettamente identiche, no? Spirituali e materiali, e quindi mi tengo in equilibrio. Attenzione che vedete che non sto dicendo che si deve rinunciare a qualcosa. Non sto dicendo che per fare la scienza ammonia devi essere il monaco trappista che si alza la mattina alle 3 con la campana, oppure quelli che fanno la meditazione zen o meditazione che si devono alzare alle 4. No, per la scienza ammonia questo è inutile.
perché porta il corpo e la mente a, sì, anche il testimone diceva, a rifiutare assolutamente l'insegnamento. Cioè in pratica se si agisce in questa maniera si giunge a portare la mente in una maniera molto a forzarla e ti fa odiare l'insegnamento stesso. Come puoi assolutamente poi giungere, no, a fare qualche passo? Quindi ecco che la scienza ammonia preferisce il metodo della comprensione, neanche della dedizione. Un maestro Ammoni non dirà mai credimi, come non ho mai detto io, dice fai e capisci quello che stai facendo. Cioè, se tu capisci correttamente e pienamente che quell'azione che stai facendo, e non solo, se capisci in che situazione sei messo nella vita di tutti i giorni, con il tuo corpo fisico, i tuoi desideri, se capisci, se ti viene fatto capire, e nella scienza ammonia viene fatto, spontaneamente, automaticamente tu non sentirai più il bisogno di tante cose che solitamente ti rendevano la vita difficile, per esempio. Ma se tu non capisci, cioè se tu fai le pratiche per semplice dedizione, conosco MRA, che brava persona, mamma mia, lo faccio, sì, sì, non va bene, non è il modo intelligente di praticare. Cioè il modo intelligente di praticare è capire innanzitutto in che situazione sei messo. Sei un uomo o una donna, sei mortale, sei sottoposto alla sofferenza, sei sottoposto alla felicità, non hai controllo del tuo corpo perché deve respirare se non muore, deve fare la cacca ogni giorno, deve fare la pipì, deve mangiare, deve bere, deve lavarsi, ha bisogno di luce, si deve coprire o si deve scoprire. Ma se vi rendete veramente conto, bisogna rendersi conto, questa è la forza dell'ammonia, e vedi tutte le pecche, prendi una cosa adesso, la prendi in mano e l'hai lasciata, non c'è più in mano, non c'è più, hai adesso una cosa che ami, potresti perderla fra 10 minuti. Se tu ti rendi conto, e questo viene dato per rendersi conto, tu cominci ad avere la mente sottile, quindi la mente diventa matura e spontaneamente, senza lottare con se stessi, senza farsi violenza, senza imporre né regimi vegetariani, né regimi di astinenza assoluta sessuale o cose varie, né regimi di follie, di discipline. Molto spesso si passa, cioè la scienza ammonia passa per essere più debole delle altre perché non dà una disciplina ferrea per dirti alzati alle 2 di notte, poi alle 2 e mezzo fai questo, fai suonare la campana, alle 6 fai questo, alle 8... No, vedi il sesso, chiudi come te, hai il cibo, fai digiuno di 40 giorni. Allora si pensa che è più debole. No, è l'incontrario. Proprio l'incontrario. Perché quelli schiavizzano. La scienza ammonia ti fa comprendere. Devi comprendere, se no è inutile che pratichi. Però solo che molti vogliono il papà che gli dica, e allora ogni tanto facci il papà. Fai questo, fai questo, fai questo, e allora vedo la gente che diventa molto allegra molto spesso quando impongo qualcosa, faccio allora, cioè acquista un pochino, no? Io, e tutti sono felici. Perché non si è compreso il termine della questione. Io, onestamente, quando mi fecero conoscere la prima realtà della vita, quello che vi ho detto, che sono mortale, che se adesso io prendo... Guardate, vedete questa forbicina? Se adesso questa forbicina io la infilo qui sotto, io sono morto. Così, un'ora, 5 minuti, 3 minuti. Se io posso dare termine alla mia vita in questa maniera, o dare termine a qualcuno, che significa? Lo devo scoprire. Io posso dare termine alla vita mia, per carità. Allora
Che significa? Perché questo corpo è così? Perché accade? Perché sono attaccato a certe cose che magari io stesso posso dire addirittura come faccio a impazzire per quella cosa là? Ma come faccio? Perché? Bene, questa è mente non matura. La mente matura, si dice, quando la mente è matura, vede le cose e spontaneamente entra nella tranquillità, cioè se ne distacca. È inutile forzarsi a fare una pratica, no? Anche nello yoga, nelle cose, allora fai pratica mattina e sera e uno si sforza, sì, quando non vuoi andarti, maestro, sa, non volevo sedermi, però mi sono sforzato. Non sei adatto, non sei adatto. Lascia stare, figlio mio. Cosa volevi fare invece di sederti a praticare? Non lo so, volevo uscire, volevo andare in bicicletta. Vai, vai. Vai sereno, vai a farti una biciclettata, vai a fare l'amore, vai a mangiarti la pasta asciutta, vai a vedere una partita, vai a comprarti un paio di scarpe, esci, corri. Non è il tuo tempo. Non hai la mente matura per fare questo. Se per voi deve essere una lotta sedervi e prendere un'ora, mezz'ora, dico il minimo, ho detto che servono, ma fino a un certo punto, perché sono pochi, non lo fare, non deve essere una lotta. Se è una lotta, tu non hai capito in che situazione sei. Voi siete come delle persone in mezzo a una tempesta, come il Titanic, e non vi rendete conto che state affondando. Va bene, ok, ascoltate la musica del Titanic che mise il comandante disse, se avete visto il film, no? Ai musicisti, continuate a suonare, tanto che devono fare? Devono morire. Almeno suonavano e quelli, eh? Bene, voi sentite quella musica e tanto la barca affonda. Se non vi rendete conto da voi stessi il tempo poco che avete, le situazioni in cui siete, che potete uscire, scivolare, battere la testa e morire, che la vostra compagna che amate tanto può morire, che il vostro compagno può morire, che il figlio può morire, che la figlia può morire, quindi sparisce tutto, che quello che tanto bravi, tutto lavoro, tutta la vita per avere cosa? Sono giunto ad avere una casa da 1 milione di euro. E allora? Però dentro sono inquieta o inquieto. Perché? Perché senti questa cosa qua, non hai niente. La vera ricchezza è interiore. La vera ricchezza è conoscere se stessi. Se conosci te stesso, entri nell'assoluto piacere interiore. Ecco, e questo portare l'equilibrio. Ma questo lo si deve fare quando ne senti bisogno. Quindi se tu devi fare lotta per fare le pratiche, per sederti, non lo fare. Ma lo dico anche a discapito del centro che ho aperto, le cose. Lasciate stare, ci andate da un'altra parte, scrivetevi a fare ping pong, scrivetevi a giocare a bocce, andate a ragazze, andate a ragazzi, andate in discoteca, andate al mare, fate moto d'acqua, fate sci d'acqua, fate sci nautico, giocate a biliardo, se avete bisogno di questo, questa è la mente non matura. È inutile perché, ma io mi disciplino e mi siedo, ma non verrà mai bene, perché è una forzatura. Non hai capito, ripeto, che cosa sei e che piano piano stai finendo. Sei come una candela, si sta consumando, ma non te ne rendi conto. Allora ecco la rinascita, la rinascita, la rinascita. Pensate quanto tempo ci vuole per rendersi conto di queste cose qua. Ecco la mente immatura, la mente medio matura, la mente matura. Mente matura quando vede queste cose eccessive, non tutte, della materia, attenzione, siamo equilibrati, li molla come se esistesse, come se fosse un carbone ardente, perché sa che indulgere eccessivamente in delle cose porterà a un'abitudine. Indulgendo in quell'abitudine, rifacendo quell'abitudine, questa porterà a cosa? A una specie di segno molto profondo del corpo lunare interiore, o corpo sensitivo, o mente, chiamatelo come volete, o corpo sottile, non mi interessa, di quella parte vostra, e poi per liberarsene campa cavallo. Lo farai sempre, molto difficile.
Voi durante il giorno lavorate, cioè vivete di abitudini, vi alzate il mattino, fate sempre le stesse cose, in maniera differente, ma sempre simili, ma fate sempre le stesse cose, alle 7 le stesse cose, alle 8 le stesse cose, alle 9 le stesse cose, alle 10 le stesse cose, alle 11 le stesse cose, alle 12 le stesse cose. Allora, uno che conosce questo tenta di immettere nella vostra routine almeno un'oretta per creare un'abitudine. Quando dici dai, sforzati, è per tentare di creare. Come hai l'abitudine di accendere Sky, di vederti il film, di vederti la serie, che non è proibita, perché non siamo mistici, se comprendiamo, così almeno avere un'oretta per il mondo interiore. Ma, ripeto, ma se facciamo veramente la scienza ammonia, noi comprendiamo. Noi dobbiamo comprendere le cose come stanno. Se hai volontà di dire no, ancora non hai capito, cioè neanche viene questa volontà, è una cosa spontanea, automatica di riposare dentro te stesso, di essere signore di te stesso, finalmente senza essere mosso a destra, a sinistra, avanti, indietro. Se noi rinunciamo da vivi alle cose materiali, non essendo orientali verso certe cose, noi avremo un ritorno, noi avremo, si chiama il calcio del mulo in scienza ammonia, cioè più tentiamo di liberarci dalle cose materiali, creiamo talmente una sorta di energia che poi ci torna indietro, ci dà una botta, ci allontana completamente, come un mulo farebbe, dalle pratiche interiori. Bisogna andare piano, bisogna essere equilibrati, bisogna rilassarsi. Se non si riesce a stare nella calma con se stessi, se non si riesce ad essere tranquilli, quindi è inutile, no, fare finta. Io noto tanti predicatori, predicatrici che hanno radio su Spreaker, che hanno pagine, parlano di niente, parlano del nulla, invece di dire alle persone devi stare in pace con te stesso dentro, addirittura se vuoi vai via anche da qua, che stai parlando, se stai meglio da solo dentro, vai via, nel senso buono, cioè ritirati, in pratica, questi qua non fanno altro che parlare di cavolate, cioè di mettere nella mente delle persone cose assurde, tipo i portali che si aprono, i mondi che stanno finendo e stanno tornando, le pulizie del pianeta tramite la mente. Ma la castità non è mai un obbligo, perché significa mettersi contro una potenza naturale invincibile. Lo vediamo nella Chiesa, lo vediamo tra i buddisti, lo vediamo tra gli induisti. Non è. La castità deve essere, la sessualità deve essere presa con capacità di intendimento, è un'energia. Nella scienza ammonia ci sono vari modi di trattare la sessualità. Cioè, il modo più semplice, invece di usare la sessualità solo per cose materiali, scopi materiali, allora viene presa e viene rivoltata per cose spirituali. Quindi diventa una sorta di jiu-jitsu, tu vieni da me, io ti uso. No? Però serve un addestramento mentale per capire che cos'è la sessualità veramente, che cos'è l'incontro uomo-donna, cos'è. Ricordatevi che nel tutto l'universo esistono solo due principi, l'uomo e la donna, cioè il maschio e la femmina. Due sono, poi esiste il nulla. Figurarsi che rispetto e amore ci vuole quando ci si incontra. Però se ci si incontra veramente, senza pensieri, senza idee, senza aspettative, deve fare così o devo fare, ma solamente per amore, le cose sono bellissime. Non pensate quando vi incontrate sessualmente, il sesso diventa meraviglioso e non sarà un impedimento per andare in alto, ma non sarà, perché quando deve essere usata l'energia in bassa viene usato, cioè nella materia viene usata la sessualità, quando deve essere usata per l'alto sarà deviata verso, ma non ne sentirete neanche c'è il desiderio perché viene portato in alto. Non deve diventare un egregore, diventa un egregore quando ossessiona.
deve diventare naturale. Diventa naturale quando capisci, quando comprendi con chi hai a che fare e che cos'è. Le tecniche della scienza ammonia là vi portano. A questo mirano, solo a questo mirano a questo, a portarti nell'interiore pace e calma con te stesso, riposando in te stesso, nel tuo cuore, da vedere che tutto ciò, come dice Zili, diventa fastidioso la cosa che non ti vuole lasciare andare. Ed è buono perché cominci a pensare: perché non mi lascia andare? Perché allora, da questa cosa ecco che cominci ad andare avanti. Ah, certamente, è così, è così, solo che gli incontri tra persone sono carichi di aspettative. Di solito io dico, invece di far l'amore con i corpi, fanno sesso con le menti, cioè con le aspettative. Cioè tu non vedi due corpi che si stanno amando, ma due ego che si scontrano. Io sono così, tu devi essere così, tu non mi dai questa, tu mi dai quest'altro. E questo è un problema, perché quello non è amore. L'amore è, come ho detto sempre, l'amore è superiore, preoccuparsi di ciò che l'altro vuole per farlo star bene, non di quello che io voglio. Di conseguenza l'altro si preoccuperà di quello che io voglio e non di quello che lui vuole, e attenzione massima al dettaglio dell'altro. Quello diventa superiore. Ecco che la sessualità, da forza da dover bloccare castamente, diventa cosa? Diventa meraviglia per andare oltre. Se uno comincia a pensare, cioè noi siamo, ve lo dico sinceramente signori, e questo porta la scienza ammonia. La scienza ammonia, se volessi dire dove porta, direi questo, e poi chiudiamo, siamo stati un'ora insieme. Siete stati schiavi e siete schiavi per mezzo del vostro pensiero, no? Pensare a quello. Quindi siete schiavi del vostro pensiero. L'unico modo per liberarvi è lo stesso il pensiero, cioè capire con altri pensieri quei pensieri che vi hanno portato a questo punto. Questa è l'armonia. Quindi con le pratiche, con ciò che viene fatto, se vi interessa, grande opera, appunto, alchemica@gmail.com, lì potete cominciare un percorso che è libero, è tranquillo, potete entrarci, potrete uscirvi, potete dire aspetta, faccio blocco e riprendo, potete fare quello che volete, perché è normale, ognuno ha i suoi intendimenti. In più sono tecniche individuali, basate prettamente sulle persone. Quindi, come dico sempre a chi le fa, attenzione, che sotto una piccola patina di tecnica generale che serve per metterci tutti, ma ci sono pratiche personali. Qual è il metodo ammonio? Il metodo ammonio è: il pensiero ti ha portato in questa situazione e ti ha reso schiavo e ti rende schiavo? Solo il pensiero può liberarti, perché dalla porta che sei entrato, solo da quella porta puoi uscire, non da altre. Io vi saluto, se siete interessati incontriamoci, scrivete, io sono qua e penso che potreste trovare, se non siete presi da ciò che è il delirio New Age, il delirio delle decine e decine di pagine di cose, lo so, ne faccio parte anch'io, però io dico quello che deve essere. Il delirio, se cercate un posto di pace, provate qualcosa, questo vi porterà alla pace. Essendo pratiche personali e individuali, se una persona sta male psichicamente, non vengono fatto fare delle pratiche che la possano far star male, ma cose semplici ma potenti, in modo che portino sempre più nella pace. Perché star male psichicamente significa non avere pace. Allora si porta questa persona che sta male nella pace. Arrivederci e buon pomeriggio e buona serata.